Chi ha l'abitudine di programmare i propri pasti, infatti, affronta con maggiore serenità il momento della spesa e della preparazione dei piatti. Una strategia semplice che rende più efficienti e più sicuri di mangiare in modo coerente alle proprie aspettative. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. E visto che gli asparagi hanno proprietà depurative, facciamo dei contorni. Iniziamo il video di oggi a preparare dei contorni. Pulisco bene gli asparagi. Se prendete gli asparagi più fini, non c'è bisogno di fare questo passaggio. Metteteli direttamente così. I miei erano troppo grossi. Ho preferito di tagliarli a metà. Mettiamo all'interno un po' di pepe, un po' di aglio in polvere, sale e un po' di olio. Sopra ho messo anche un po' di formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 200 gradi per circa 20 minuti. Nel video di oggi tutto il menù verrà conservato in sacchetti sottovuoto e tenuti in frigo. Gli altri video erano dedicati al freezer, che potevamo tenere il nostro cibo anche per alcuni mesi. Invece in sottovuoto il menù già fatto lo possiamo conservare tranquillamente nel nostro frigo dai 8 a 10 giorni. E sono certa che se proverete questo metodo lo farete sempre. Ho preferito di non mettere direttamente nel sacchetto che non si rompano magari questi asparagi. Voi per risparmiare i vassoi potete usare anche i vassoi che comprate tipo la carne o quelli già da supermercato. Li lavate bene, li disinfettate bene e poi potete tranquillamente mettere il cibo all'interno. Andiamo avanti con il prossimo contorno. Abbiamo bisogno di finocchio, dopodiché faccio una salsa con olio di oliva, un po' di salsa di soia, sale, pepe e sopra il formaggio grattugiato a 180 gradi per circa 20 minuti. Ho provato tante ricette di finocchio, ma mi sono fermata su questa che la ritengo il migliore. Comunque quando lo mettiamo in forno ho preso anche una ciotola con un po' di acqua nel modo di avere il vapore all'interno. Abbiamo anche un secondo contorno già pronto. Importante prima di conservare, ragazzi, lasciamo di raffreddare di tutto il cibo, non va conservato se lui è tiepido. Ho preferito di mettere in questi contenitori di vetro per fare sottovuoto, si mantengono meglio e soprattutto la forma. Un altro punto forte mi piace perché noi questi contenitori li possiamo aprire, ok? Prendiamo la quantità che serve, dopodiché possiamo fare di nuovo il sottovuoto con quello che è rimasto. In questo video noterete come faccio due preparazioni per il ragù diverse. In una ho tagliato a cubetti la carota, facciamo un ragù per conservarlo anche per alcuni mesi. Voi immaginate quanto è facile, ad esempio se torna un figlio dalla scuola, voi magari non siete ancora rientrati, apri il barattolino e se prende il ragù si fa bollire soltanto un po' di pasta. Allora, per aiutarmi, io qua avevo una grande quantità, no, di ragù, con la forchetta facevo fatica ad
rompere, per cui ho preso la frusta. Importante è il ragù di andare a, non lo vogliamo lesso, ok? Però andiamo proprio a, ecco, arrostolirlo bene bene. Mettiamo la salsa di pomodoro, sale, pepe, basilico, rosmarino e lo lasciamo per circa 2 ore, pian piano che si prepara il nostro ragù. Mi preparo i barattoli classici per le marmellate, ho preferito in questi perché gli altri che sono quadrati, no, in vetro costano di più, per cui è una soluzione più economica di conservare le cose. In gli altri magari faccio qualcos'altro che magari devo mangiare più spesso, ok? Allora il ragù adesso è freddo, per questo sembra anche più asciutto, ok? Dopo lui quando si scalda diventa più succulente. Chiudiamo bene, lo mettiamo a bagnomaria. Da quando inizia a bollire l'acqua, lasciamo circa 35-40 minuti. Il sottovuoto è già fatto, potete conservarlo direttamente su un armadio o se volete stare più sicuri mettete anche in frigo. Ecco, basta prendere il barattolino, scaldate e voilà, il nostro primo è pronto. E invece su questa ricetta ho preferito la carota di farla grattugiare. Di nuovo mettiamo a soffriggere cipolla, la carota, la carne e anche la carne l'ho scelta mista, anche con un po' di maiale all'interno, ok? Sfumiamo con vino bianco, mettiamo il pelato che abbiamo conservato questa estate, aggiungiamo anche la salsa di pomodoro in modo da dare anche più colore. E in questo ho aggiunto anche il foglio di alloro. Invece con questo ragù servirà per altre 2 ricette. Mentre il ragù si sta preparando, mettiamo il burro, facciamo sciogliere e prepariamo veloce veloce anche una besciamella, farina, un po' di sale, un po' di pepe e noce moscata. Io vi presento il metodo più semplice, ragazzi, perché immagino che chi fa questo menù non ha tanto tempo, ok? Per cui ho scelto le foglie già fatte. Voi giustamente se volete perdere un po' di tempo e dare il massimo di questo pasticcio, allora potete fare tranquillamente anche la lasagna fatta in casa, la pasta. Il nostro pasticcio è pronto, io lo divido e lo metto già nelle porzioni. Allora, se voi volete, lo potete dividere anche 4, 5, 6 porzioni, se magari avete bisogno di soltanto di porzioni per una persona, ok? Allora, vi do un consiglio. Io avevo questi contenitori, questi vassoi in carta che si possono mettere anche direttamente in forno, ok? Però se voi volete tenere più giorni, vi consiglio di prendere i vassoi quelli in alluminio perché dopo 5-6 giorni, se voi lo tenete anche dopo 4 giorni, tende ad ammorbidirsi un po' troppo la carta, ok? Per cui ve lo dico per esperienza. Allora, con l'altro ragù che mi è rimasto, ho fatto cuocere un po' di riso e l'ho messo all'interno e anche con questo ripieno faremo altri ben 2 secondi. Facciamo peperoni ripieni ma al forno. Ho preso questa casseruola che è in ghizza, ho messo sul fondo 2 foglie di verza nel modo che non si attaccano, ok? E anche dà più gusto. Aggiungo dopo un po' di acqua, un po' di salsa di pomodoro, un po' di olio, sale, pepe, insomma anche per dare no,
un gusto a quest'acqua per aiutarli a bollire al meglio. Li teniamo in forno, ho messo la temperatura alta, circa 200 gradi, per circa 45 minuti. Ultimi 8-10 minuti li ho lasciati senza coperchio proprio per vedere questo bellissimo colore. Li ho lasciati raffreddare e anche qua li mettiamo, ripeto, meglio se prendete quelli in alluminio. Mettiamo sottovuoto. Io per aiutarmi, come che sono abbastanza succulenti e umidi, ho messo anche un pezzo di carta, ok? Prima di fare il sottovuoto, nel modo che ecco, assorbe, no, quello che esce dal peperone. Fatemi sapere se volete un altro video simile a questo. Come potete notare ho scelto il menu buono ma semplice, cioè con stesso ripieno facciamo sia involtini che il peperone, ok? Per cui anche qua vi accelera molto la preparazione, ok? Allora la verza l'ho fatta prima bollire per qualche secondo, giusto per riuscire a dare la forma. E prima di metterla al forno, invece, ho messo un po' di acqua, un po' di salsa di pomodoro e anche un po' di panna, poi sale, un po' di olio, un po' di pepe e sopra di nuovo un po' di formaggio grattugiato per dare quella crosticina. Ad esempio, io faccio il video, no, un po' che sia ben chiaro, invece io adesso mentre stavo preparando gli involtini, nel frattempo avevo già in forno i peperoni, ok? Per cui non perdo tempo, io neanche in una giornata ho preparato tutto questo. E ho messo quella ciotola nel modo che riesco a stare dentro con tutti e due. Ecco qua, ultimi minuti, magari do la modalità grill, vedete? Che forma anche quella crosticina sopra, buonissimi ragazzi. Voi immaginate, no? Che lavorate, siete comunque molto impegnati, però nonostante ciò non rinunciate a un cibo buono, casalingo, fatto in casa per la vostra famiglia, ma anche per voi stessi. Lasciamo raffreddare e andiamo a fare il sottovuoto. Prepariamo anche dei hamburger, anche delle polpette, insomma, guardate, ho messo latte a mollo, cipolla, e dopodiché frulliamo bene. Allora, io ho preferito di aggiungere la carne macinata di pollo e anche un po' di macinato misto. Mi sembra più buono, sale, pepe, uova. Guardate, se volete fare le polpette fritte non al forno, allora vi consiglio di non mettere il pane a molo in latte, ma in acqua. Vi spiego il perché. Perché quando si va a friggere, il latte tende a scurirsi, ok? Per cui scurisce molto il nostro hamburger e le nostre polpette. Invece se va a molo nell'acqua rimane un bel colore giallo. In forno è diversamente. Ho preferito farli in forno perché non volevo che si inzuppano con l'olio, con insomma, volevo un menù così più buono, ecco, più che fa più bene per la nostra salute. E ho preparato due teglie, una con delle specie di hamburger, ok, più grandi, invece l'altra ho fatto proprio delle polpette. Allora, li chiamo come una base, perché? Perché dopo noi quando prendiamo la sera basta scaldare in forno o in un tegame, basta aggiungere o con un po' di purè o ad esempio con, non so, insalata, ok? O anche mangiati così, ma basta anche un po' di insalata e una o due di questi, un po' di aceto balsamico e abbiamo già la cena pronta con un contorno che abbiamo preparato e anche qua facciamo sottovuoto
Vedete, io grazie a questi vassoi riesco comunque a non stringerli troppo che perdono troppo la forma, perché se vengono messi direttamente nel sacchetto magari si schiacciano un po' troppo. Un'altra ricetta molto salutare e molto buona. Allora abbiamo bisogno di melanzane, peperoni e olio, aglio, sale e pepe. Mettiamo in forno, ogni tanto andiamo a girare e faremo un'ottima ricetta. Dopodiché puliamo bene i peperoni, le melanzane, li tagliamo a cubetti, mettiamo tutto in una ciotola e li lasciamo raffreddare. Per questa ricetta abbiamo bisogno anche di ceci. Io l'aglio con la frusta prima l'ho fatto ancora più fine, prezzemolo, sale, pepe, un po' di olio. Allora, prima di servire aggiungiamo un po' di aceto. Mi sembra molto più buono quando aggiungiamo anche un po' di aceto. Io adesso li metto in questi contenitori più piccoli e facciamo il sottovuoto. Buonissimi, che soprattutto se siete attenti, no? La vostra figura, la vostra questa ricetta è ottima. Facciamo il nostro sottovuoto e guardate ragazzi, anche qua mi piace perché possiamo aprire e a proposito qua giriamo e possiamo mettere la data che ha dei numeri, ok? Vi lascerò il link di questi contenitori nella descrizione del video. Dopodiché basta prendere un po' di pane e mettiamo dentro con questa ricetta buonissima. E sì, è uscito proprio un bellissimo menù. Facciamo anche di biscotti, ragazzi. Uova, mettiamo olio, ok? Acqua, mettiamo intanto i liquidi separati. E con la frusta mi aiuto, dopodiché ho messo già un po' di vaniglia, scusate, ho messo anche un po' di essenza di arancio. Mi piace di più questi biscotti sentire così. Mi sono già preparata la farina, aggiungiamo lievito e gocce di cioccolato. Con la frusta amalgamiamo bene il zucchero. Allora, dopodiché mettiamo il liquido dentro qua e con le mani formiamo i nostri biscottini. Guardate, io ho fatto tante ricette con diversi biscotti, ma questi biscotti li faccio 2 volte a settimana. I miei figli li mangiano alla colazione come merenda, lo vogliono anche a scuola. Sono buoni quando sono appena fatti e sono buoni anche dopo 3-4 giorni. Allora con le mani mi bagno prima in acqua perché comunque un po' si appiccica e facciamo i nostri biscottini. Li mettiamo in forno a 180 gradi per circa 14 minuti. Guardate, io a metà ho preferito di mettere anche un po' di cacao, giusto per fare un po' diversi, no? Se magari qualcuno ama con più cioccolato, allora potete anche aggiungere alla fine un po' di cacao per avere 2 biscotti diversi, però insomma che assomigliano tra di loro. Ma sono buoni, 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 poi hanno un profumo in casa, loro sono né morbidi né duri, ecco, sono giusti, ok? Mi raccomando, 180 gradi per circa 14 minuti, anche 13 se li fate più piccoli. Ecco, adesso direi che abbiamo proprio tutto ciò che serve per la nostra famiglia e per la nostra organizzazione. Se questo video lo trovi utile e interessante, condividilo sulle vostre pagine, a me mi aiuta di crescere sempre di più. Io intanto vi abbraccio, grazie che siete rimasti con me fino alla fine e buona organizzazione a tutti. Ciao ciao!